Buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo video. Quest'oggi vi voglio parlare di Adventure Time con Fionna e Cake, ovvero la versione, gender swap dell'Adventure Time che tutti noi conosciamo e di cui non avevo parlato in questo video. L'universo alternativo di Adventure Time con Fionna e Cake nasce dalla matita di Natasha Allegri, che è la character designer della serie televisiva di Adventure Time. Questo universo fa la sua prima apparizione nel nono episodio della terza stagione, che si intitola appunto Fionna e Cake. Questo episodio presenta anche una opening preparata ad hoc con tutti i personaggi, swappati. Sul finale dell'episodio scopriamo che è una fanfiction scritta da Reghiaccio. Il secondo episodio con loro protagoniste viene mandato in onda nel febbraio 2013 con il titolo di Bad Little Boy. Come intuibile, la particolarità di Adventure Time con Fionna e Cake è che tutti i personaggi, o comunque la maggior parte dei personaggi principali, è invertita di sesso. Infatti abbiamo Fionna, che è chiaramente l'alter ego di Finn, con cui condivide gran parte del suo aspetto psicologico e anche fisico, però come potete vedere, nonostante il pattern dei colori sia il medesimo, abbiamo infatti il cappello bianco ma con le orecchie da coniglio, la maglietta azzurra ma manica 3/4, il pezzo sotto blu, che però in questo caso è una gonna, e invece delle scarpe con i calzettini corti abbiamo delle ballerine nere con delle calze lunghe fino al ginocchio. Al posto di Jake abbiamo Cake, che è una gatta che anche essa condivide lo stesso pattern di colori giallo e bianco, ma in questo caso invertiti, e in più ci sono delle macchie. C'è poi il principe Gommorosa, che sarebbe la principessa Gommarosa, Marshall Lee, che sarebbe la versione maschile di Marceline. Abbiamo poi il principe del mondo bitorzolo, il principe Fiamma e Regina Ghiaccio, che sarebbe la versione femminile del Re Ghiaccio. E secondo me, a differenza del Re Ghiaccio, che ti fa anche un po' pena, faccio fatica a vedere il Re Ghiaccio come un cattivo, mentre la Regina Ghiaccio mi dà più l'idea di essere malefica. Sempre parlando della Regina Ghiaccio, non abbiamo notizie per quanto riguarda i pinguini, Gunther e gli altri pinguini. Per una lista completa dei personaggi scambiati di sesso vi lascio un link in descrizione alla wiki. Parlando del volume in sé per sé, anche in questo caso abbiamo una storia principale che si sviluppa su più volumi ed una storia autoconclusiva a fine capitolo. La storia principale di questo volume si apre con una leggenda che Cake racconta a Fionna sulla nascita dei vulcani. Io vorrei farvi notare per un attimo i disegni, quanto sono belli. A me piacciono i disegni di Adventure Time in generale, però queste tavole per la leggenda sono secondo me particolarmente belle, particolarmente artistiche. Dopo aver raccontato questa leggenda, vediamo scappare dei cuccioli di Fiammaleone, che sono inseguiti dalla Regina Ghiaccio, e Fionna e Cake corrono a salvarli. Non vado avanti a raccontare la storia per non spoilerare troppo. La storia autoconclusiva invece racconta di un ladro di maglioni e del tentativo di Fionna, Cake, Marshall Lee e Principe Gomorosa di recuperarli. Questo primo volume mi ha convinta parecchio. Mi piace infatti che venga mantenuta quella comicità nonsense, un po' basata sull'assurdo dell'Adventure Time originale, ma non ne viene influenzato più di tanto la storia, nel senso che mantiene comunque dei toni seri. Mi piace anche come hanno caratterizzato Fionna, infatti non l'hanno resa né vamp né supereroina ultrapotente e invincibile, ma nemmeno biondona svampita, è proprio l'alter ego di Finn con la gonnella. Mi piace anche il personaggio di Regina Ghiaccio che, ripeto, mi sembra molto più malvagio del Re Ghiaccio, e questa cosa mi piace parecchio. Negli USA la serie è conclusa in 6 volumi ed è pubblicata dalla Boom Studio, che si occupa anche di pubblicare Adventure Time, normale. In Italia la pubblicazione è sempre a cura di Panini, che però lo pubblica nel formato 2 spillati in 1, ovvero siccome in originale sono 6 volumi, immagino che in questo caso avremo solo 3 volumi, perché infatti per costruire, questo primo volume hanno unito i capitoli della storia principale dei primi 2 volumi. Infatti qua abbiamo la fine del primo volume e l'inizio del secondo. La storia autoconclusiva invece è soltanto del primo volume, e questo mi fa chiedere: ma quella del secondo volume che fine ha fatto? Mistero.
Il prezzo è di 2,90 € a spillato, ma per soli 5 euro potete avere una fantastica variant pelusciosa. Ma che bella! Ma che bella la variant pelusciosa, che costa appunto, come ho già detto, 5 euro. In conclusione, ne consiglio l'acquisto in particolare ai fan di Adventure Time, perché secondo me è molto più godibile se si sa da dove viene, anche se preso a sé stante probabilmente lo si riesce a godere anche se non si conosce bene il background di tutta la serie. Quindi fatemi sapere se lo avete comprato, se avete intenzione di comprarlo, e il primo volume se avete intenzione anche di comprare la fantastica cover pelusciosa che io adoro, e vorrei tutti i volumi dei miei manga preferiti e fumetti preferiti in generale in una variant pelusciosa, perché cioè starei ore ad accarezzarlo. Quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!